Vestirsi di bianco oppure vestirsi di nero per un funerale? Entrare in chiesa o dovunque si celebri il rito del funerale belli liberi oppure belli mascherati così? Tra l'altro non ce li ho quasi più gli occhiali neri, è l'ultimo paio. Belli coperti così oppure belli scoperti così? Oggi ti porto a capire, a scoprire dove arriva questa mania di vestirsi di nero durante i funerali. Perché ti dovresti invece vestire di blanche, di bianco? Perché in questo modo vivi il funerale, la dipartita tu in maniera diversa e il tuo caro che ti sta lasciando assolutamente in maniera diversa. Allora converrai con me, e se non convieni con me ti invito a guardare, a curiosare, a sfrugare un po' su tutti i video che trovi qui sul canale di Nob Il Mondo Invisibile, perché su questo canale si parla proprio di tutto quello che non è reale, di tutto quello che ti è stato insegnato, al quale sei stato educato per portarti assolutamente lontano dalla retta via, per farti stare sulle vibra basse e per non farti capire il più delle volte letteralmente nulla. Quindi allora partiamo dall'origine del perché ci si veste di nero. Avevo preparato il cappotto nero, che tra l'altro è uno dei pochi che ho. Siccome oggi è un gran caldo, non lo indosso, ma sicuramente l'hai visto nella copertina. Quindi, perché da dove arriva questa tradizione del vestirsi di nero? Dunque, arriva come sempre, così dicono, dal periodo dei Romani, che non erano proprio degli stinchi di santi. Tra l'altro loro erano pagani, quindi se sei credente o meno, essere pagani vuol dire che credevano in degli dei e che soprattutto questi dei sacrificavano spesso e volentieri persone umane, quindi al di là della religione o meno. Cosa dicevano? Che cosa avevano ideato loro? Che durante il funerale bisognava vestirsi di nero, cioè la plebe si doveva vestire di nero perché indicava che era un giorno, un momento in cui non si era allegri come erano solito fare i romani, che spesso e volentieri poi sguazzavano anche nei bordelli, nelle orge, in queste cose qua, e quindi era un giorno per distinguersi dagli altri giorni in cui non si era felici. Il punto è che la plebe si vestiva di nero, il defunto veniva vestito di bianco e i vicini dei defunti, le classi, diciamo, quelle che sapevano come bisognava vestirsi, delle classi ambienti, si vestivano di bianco. Poi, se si fa un po' di ricerca, si scopre che ovviamente quale periodo che ci hanno dipinto sempre come essere il periodo più buio della storia, il Medioevo, l'età del buio, per cui sembra che anche lì questa tradizione di vestirsi di nero, perché vestirsi di nero costava di meno, quando in realtà esattamente come per le macchine, la macchina nasce bianca, il vestito nasce, il tessuto nasce bianco, poi tu spendi soldi per colorarlo, quindi in realtà anche questa fonte del Medioevo che ci si vestiva di nero perché era più economico è una grandissima bufala. Poi si scopre che una famosa regina d'Inghilterra decide assolutamente imperativo che bisognava vestirsi di nero durante i funerali. Peccato che né principi né principesse né re né regine durante i loro funerali accettavano che le persone fossero vestite di nero, tantomeno loro. Infatti sono sicura che se ti viene in mente qualche film avrai il ricordo perlomeno dei defunti, ma anche di quelli che sono vicino ai defunti, e stiamo parlando sempre delle classi, e non erano vestiti di nero, erano vestiti di bianco. Poi si arriva probabilmente al periodo delle nostre nonne, anche lì la Chiesa che porta avanti questo discorso apre la porta a questa tradizione di vestirsi di nero, esattamente come apre la porta per tantissime altre tradizioni, come per esempio quella della festa dei morti. Tra l'altro su come ricordare e onorare i tuoi cari ti lascio un video qui e anche in descrizione dove ti riporto una tradizione turca che ho scoperto quando nel lontano 2014 vivevo in Turchia, che mette insieme diciamo quasi tutte le religioni, il che la dice lunghissima. E anche qui la Chiesa nel giorno di ricordare i propri defunti si rifà un rito pagano dei romani che poi modifica eccetera eccetera. Quindi l'ultimo tassello, la Chiesa spalanca le porte a questa tradizione per le nostre nonne e bisnonne di vestirsi di nero, perché
lo dovevano sapere gli altri che la persona era in lutto, era un po' come se la persona venisse un po' isolata, accantonata, perché immaginati tu, se sai che la persona ha avuto un lutto da una settimana, ci può stare che lo sai, che vedi la nonna, la bisnonna vestita di nero, ma se la persona ha avuto un lutto da 3 mesi, si veste ancora di nero, comincia a diventare un po' pesante. Partiamo dal presupposto, sempre come ti dicevo prima, se frughi un po' sul canale vedrai di che cosa parlo, che noi siamo fatti di energia, e questo è un dato fisico, siamo dei vettori che si caricano o si scaricano, e che il mondo nel quale viviamo è fatto di simbologia. Loro, gli altri, sia la luce che l'ombra, ci comunicano sempre come ci dovremmo muovere, come ci dovremmo comportare per stare sulla vibra alta e sulla vibra bassa. E quindi che cosa succede? Che siccome siamo energia, tutto è energia, lo sono esattamente anche i colori. Ora io ti sfido, credente o meno, a sfogliare qualsiasi libro della religione cattolico-cristiana in cui ti rappresentano Dio, la luce, e in cui ti rappresentano il buio e il diavolo, e sono quasi sicura, pure se vuoi puoi andare a fare un giro in una chiesa, ammesso che siano ancora aperte, e vedere di che colori viene rappresentato Dios, Dio. Di sicuro non c'è il nero, esattamente come gli angeli, quelli giusti, di sicuro non sono rappresentati con il nero, ma sono rappresentati con il bianco. E qui ti spiego un po' dell'energia dei colori. Molto interessante. Ora, come sempre, nulla è come sembra. Il colore nero è l'unico colore che quando tu lo indossi non ti fa vedere la realtà per quello che è. È chiaro che non è che ti indossi un vestito nero, esci di fuori e ti trovi nel Matrix, forse sì, forse no. Quello che voglio cercare di spiegarti è che quando quando ti vesti di nero e quindi investi su te stesso e vai là fuori da casa tua, non riesci a decodificare le cose. Tutto quello che c'è là fuori ti arriva come un boomerang. Poi ce l'hanno fatta passare, soprattutto a noi donne, che se ti vesti di nero sei molto più magra e quindi ti devi vestire di nero, ma il nero è l'unico colore in cui tutto quello che c'è fuori ti arriva, è come se fossi nudo, difficilissimo. Poi ci sono i diversi colori che riflettono e selezionano un po' là fuori, quello che c'è là fuori non ti arriva tipo sberla che ti fa malissimo, ma te lo filtrano e poi sta a te. E poi c'è il bianco, che è rappresentato in tutti i quadri della purezza, in tutte le pubblicità c'è il bianco, i bambini vengono vestiti di bianco appena nati, non di sicuro di nero, e c'è il bianco che è quello che ti permette di scegliere tu quello che vuoi che ti arrivi, di vedere le cose per quello che sono. Quindi che cosa succede quando tu ti vesti di nero per il funerale di uno dei tuoi cari, che speriamo ovviamente arrivi il più lontano possibile per tutti, che nella maggior parte dei casi durante il funerale non capisci assolutamente niente. Sei in uno stato super triste, il che non vuol dire che durante un funerale, il funerale dei nostri cari o amici, dobbiamo ridere, no. Però spesso si fa un errore, durante il funerale ci si mette sempre dalla parte dell'essere umano, di quello che è rimasto, non ci si mette mai dalla parte di quello che è purtroppo andato via nella cassa da morto o incenerito, eccetera eccetera. Quindi se tu ti vesti di nero, a parte che non capisci niente delle emozioni, ti arrivano tutte le emozioni degli altri e non stai accompagnando con purezza, con gioia, con leggerezza, salutando il tuo caro, gli stai buttando tantissima tristezza. Tu sei nella tristezza più assoluta, perché è ovvio che non rivedrai più fisicamente quella persona, ma non stai vivendo il saluto perché è un saluto per quello che è. È un po' come un contorcersi, cioè nel momento più importante in cui saluti il tuo caro, quindi dovresti essere super centrato, super puro,
super leggero. Se sei vestito di bianco, ti vesti di nero e sei completamente nelle emozioni quelle più basse del genere umano. Sei senza filtri, quindi tutto quello che c'è fuori ti travolge e non capisci niente del momento che stai vivendo, in cui saluti il tuo caro. Anche i preti stessi che si vestono di nero, ma porca boia, per chi fa un funerale in chiesa. Adesso negli ultimi anni si stanno vestendo di quel violettino con delle tonalità, se non erro, di verdino, ma non si vestono mai di bianco. Se tu fai un salto in Sud America, se tu fai un salto in Africa, se tu fai un salto in India, sono sicura che in uno di questi 3 continenti almeno un viaggetto te lo sei fatto. Non esiste che ai funerali le persone si vestono di nero. Non esiste, non è possibile. Si vestono di bianco, che è il simbolo della purezza, che è il colore che ti permette di connetterti col sopra, che è il colore che ti permette di salutare con il sorriso il tuo caro. È ovvio che poi piangi, ci sono le emozioni, sei triste, ma è tutta un'altra roba. E poi c'è un altro discorso, quello che ti ho fatto vedere all'inizio, di persone che vanno alla celebrazione funebre, soprattutto i cari, e si mettono questi. Ora, che il funerale è un momento triste, lo sappiamo tutti, però ancora una volta succede che si ha un contrasto, si fa cazzotti, nel senso che tu sei triste, ok? Perché è normale, è naturale, stai salutando il tuo caro, però che cosa fai? Questa tristezza la blocchi, ti metti questo come se le centinaia di persone che ci sono dietro al funerale, ribadisco, qualsiasi tipo di funerale ci sia, non sapessero che tu stai piangendo o che sei emozionato, e con questi tu blocchi. È come se dicessi: boh, non è mica il funerale di uno dei miei cari, è il funerale di qualcun altro, e non funziona così, non funziona, ti incasini solamente. Per quanto mi riguarda, il funerale ad oggi più importante che ho avuto è stato d'estate. Mi sono vestita non di bianco, di più, era appunto stagione estiva, quindi camicetta bianca, gonna bianca. Se avessi avuto i sandali bianchi mi sarei messa i sandali bianchi, mi sono messa il cristallo, mi sono messa quest'anello. Questi non esistevano, in quel momento ero anche abbastanza incazzuta e ho detto espressamente agli altri familiari di non vestirsi di nero. Qualcuno l'ha fatto e chi ha voluto capire il messaggio si è vestito non di bianco, ma ci sono state camicie colorate, vestiti colorati. La sensazione che ho avuto durante il funerale, mentre ero vestita di bianco e gli occhiali assolutamente non li avevo e le lacrime sgorgavano perché era normalissima, è stata di essere in un'altra dimensione. Il bianco ha sicuramente aiutato il defunto, perché come dicevo prima, questo passaggio ce lo si dimentica, cioè si pensa ancora una volta all'India umana, e ha aiutato sicuramente me e chi era nelle panche davanti a me e nelle panche dietro di me a vivere meglio questo momento. Mi piacerebbe sapere che cosa ne pensi tu, se pensi che il bianco sia il colore giusto, se pensi che ancora una volta il nero ce l'abbiano imposto perché così non capiamo ancora una volta l'importanza della morte. L'importanza della morte è un momento di consapevolezza esattamente importante quanto la vita, quanto fare l'amore, quanto vivere, quanto aprire il terzo occhio, anche se a volte può essere pericoloso. Quindi mi piacerebbe sapere come ti sei vestito tu magari ai funerali, come ti vesti tu ai funerali, che cosa ne pensi dell'energia dei colori. Sono Nob, la fede, il mondo invisibile, e in questo canale ti porto alla scoperta di tutte quelle cose che ci hanno detto e che sono delle grandissime cavolate, e in questo momento è assolutamente importante, fondamentale che ognuno di noi, quindi che anche tu, veda le cose per quello che sono, perché altrimenti non ne usciamo. Se il video ti è piaciuto, ovviamente lo puoi condividere, ti puoi iscrivere al canale, puoi dire che cosa ne pensi, così facciamo vedere a YouTube che questo è un video interessante sulla morte, sull'importanza della morte. Ho dedicato una playlist, te la lascio qui e te la lascio anche in descrizione, dove parlo appunto di questa tradizione antica, come ti accennavo prima, di ricordare i propri cari, dove dico che cosa succede i 3 giorni dopo, altra cosa che la cara Chiesa non ci ha mai detto e che sono fondamentali. Che cosa succede i 3 giorni dopo la dipartita dei nostri cari, perché loro sono ancora qui.
come accorgersi quando i nostri cari se ne stanno andando. Ovviamente si sta parlando di malattie a lungodegenza, non di morte improvvise. Noi ci vediamo alla prossima e ti lascio un altro video qua importante sull'energia dei colori e sulla creatività, che sembra fare un po' a cazzotti con il discorso della morte. In realtà è tutto collegato e questo è un momento assolutamente importantissimo per tenere alta la tua vibra, e lo puoi fare solo se crei, perché anche la morte è la creazione di qualcos'altro e tu per tutta la tua vita, fino all'ultimo giorno della tua vita, sei il primo prodotto della creazione che hai conosciuto, sei tu stesso. Ciao!